Ciao! Questo è un quadernino con delle rose ricamate in superficie ed è molto facile ed effetto, quindi ho pensato di condividerlo. Partiamo dai materiali. Ci servirà un quadernino con la copertina semirigida, questa qui è un po' più spessa di un cartoncino, fili colorati per il ricamo, aghi, uno più grande e uno un po' più piccolo, forbici, gomma, una matita, penne colorate e pennarelli. La prima cosa da fare è tracciare il disegno a matita e qui dobbiamo immaginare ogni rosa come se fosse una ruota. Quindi dobbiamo tracciare la circonferenza esterna, trovare il centro e per ogni rosa disegnare 5 raggi che colleghino il centro alla circonferenza esterna. A questo punto delle cose io per comodità cancello tutto il disegno che ho appena fatto, lasciando ovviamente la traccia sotto perché col ricamo sarà più difficile dopo cancellare. L'unica cosa che ripasso perché ci serviranno sono i 5 raggi di ogni ruota, perché ci serviranno per il ricamo e comunque si verranno coperti completamente dal filo, quindi quelli non ci daranno problemi. A questo punto abbiamo bisogno di un ago, il più grande dei due aghi che abbiamo preparato, e dovremo per ogni rosa fare 6 buchi, il centro, e dovremo bucare anche il punto in cui ogni raggio incontra la circonferenza. Quindi per ogni rosa che volete creare ci sono 6 buchi da fare sul cartoncino. Ora prendiamo invece l'ago più piccolo dei due che abbiamo preparato, infiliamo il filo del colore che vogliamo, serve abbastanza filo, anche se le rose sembrano piccole, andiamo in fondo al filo e chiudiamo con un paio di nodi. Ora giriamo il cartoncino, quindi andiamo sul retro e scegliamo il centro della rosa da cui vogliamo partire. Una volta scelto, entriamo lì con l'ago e il filo. Ora che siamo sul davanti del disegno, non dovremo far altro che ripassare i nostri 5 raggi col filo, quindi scegliete uno dei punti in cui il raggio incontra la circonferenza e entrate lì con l'ago. A questo punto, in cui saremo di nuovo sul retro invece, rientriamo dal centro e ripetiamo l'operazione, disegniamo il secondo raggio. Dal retro rientriamo nel centro. Così fino a che non avremo disegnato tutti e 5 i raggi della rosa.
Una volta disegnato anche l'ultimo, dovremo rientrare dal centro. Quindi il filo sul davanti dovrà sbucare dal centro della ruota. A questo punto il ricamo si svolgerà solo in superficie. Dovremo passare sotto uno dei raggi che abbiamo disegnato. Senza tirare troppo il filo una volta arrivati in fondo, semplicemente lo dobbiamo accompagnare. A questo punto dovremo saltare il raggio successivo e entrare sotto quello dopo, quindi uno sì e uno no. Saltiamo il raggio successivo e entriamo sotto il terzo raggio. Uno sì e uno no. Questo è il raggio da cui siamo usciti, quindi quello dopo lo salteremo ed entreremo in quello dopo ancora. Il ricamo procede così fino alla fine della rosa. Dovremo continuare fino a che i buchi che abbiamo fatto col lago non verranno completamente coperti dai fili del ricamo, quindi anche quando il raggio inizia a scomparire sotto il filo della rosa, noi dobbiamo continuare ancora un po' in modo tale che vengano completamente coperti. Ora, l'ultimo passaggio per riportare il filo sul retro è saltarne uno e invece di passare sotto al raggio, entriamo direttamente nel punto in cui il raggio incontra la circonferenza, in questo modo. A questo punto non ci resta che fissare il filo dietro e basterà agganciarlo ai fili che già ci sono e fare un paio di nodi. Funziona così per tutti i tipi di rosa, grandi e piccole. A questo punto completiamo il disegno. Io uso questo tratto pen verde e le foglie le disegno e non le ricamo perché per ricamare la foglia servirebbero troppi buchi e quindi non ha senso fare tutti quei buchi sulla copertina del cartoncino, si rovinerebbe il suolo. Completo il disegno con pennarelli colorati
E qui ho usato il verde e il giallo, ma è ovviamente assolutamente a libera scelta. Ecco qua il nostro quadernino ricamato.